Salve Gentaglia, come ve la passate? Prima di partire vorrei ricordarvi che tutti quanti avete la possibilità di farvi regalare dal sottoscritto un romanzo della saga principale nuovo di Zecca. Vi basta semplicemente pubblicare su Instagram una citazione Malazan taggando il mio profilo, podcast Malazan, ogni giovedì di aprile. A fine mese sceglierò il destinatario del regalo chiedendogli quale libro preferisce ricevere. Approfittatene ragazzi! Parliamo dell'episodio odierno. Data la mia ignoranza sul settore militare, durante le letture di questa saga ricordo di aver fatto abbastanza fatica a comprendere per bene le gerarchie e le tattiche che l'autore dà per scontate già nel primo romanzo. Un capitano ha un grado più alto di un sergente? Un gran pugno può dare ordine a un sommo mago? Nel video di oggi risponderemo a queste e altre domande, senza entrare troppo nei dettagli in modo da non perderci, ma soprattutto senza fare spoiler di nessun tipo. Per fare degli esempi utilizzerò i personaggi che si vedono nei primi capitoli dei I Giardini, perciò non avete proprio nulla da temere. Anzi, spero di darvi una mano a districarvi nella tempesta di informazioni che Erickson vi lancia addosso senza sosta. Partiamo! Per andare a scoprire i segreti dell'impero dobbiamo prima tornare indietro negli anni, quando l'impero stesso è stato creato. In quel periodo avevamo l'imperatore saldamente seduto sul suo trono e il suo braccio destro il danzatore e soprattutto una figura importantissima, la prima spada, Dassem Ultor. Indipendentemente da dove siete arrivati a leggere Malazan, avrete certamente sentito parlare di Dassem Ultor proprio per l'importanza che ha avuto. Conosciuto come grande condottiero e formidabile guerriero, ancora di più sono da considerarsi le sue abilità tattiche e strategiche. L'impostazione delle armate attuali derivano direttamente da quelle originarie pensate da lui. Perciò tenete a mente che se parliamo di esercito Malazan, in qualche modo parliamo sempre di Dassem Ultor. Inizialmente Kellanved pensò di costituire una potenza che fosse forte sull'acqua, con l'obiettivo di spostare rapidamente le truppe da un continente all'altro e dominare i mari. Ecco perché molti della vecchia famiglia, ovvero i primi seguaci dell'imperatore, erano abili marinai e navigatori. La marina è guidata da un ammiraglio, ovvero un ufficiale di grado più alto, con poteri pari a quelli di un gran pugno. Ammiragli celebri sono Nock e i fratelli Krust. Il corpo principale della marina sono appunto i fanti di marina, detti anche Marines, una forza molto versatile, utilizzata sia per assalti in mare che per dare supporto alla fanteria in battaglia. In guerra vengono utilizzati come forza di guerriglia il cui obiettivo principale è seminare confusione, tagliare le linee di rifornimenti e sorprendere il nemico, costringendolo a reagire piuttosto che prendere l'iniziativa, operando in profondità all'interno o dietro il territorio nemico. Per quanto riguarda la cavalleria, l'impero Malazan, almeno per quello che ci è dato sapere, non ha una vera e propria forza a cavallo. I generali fanno affidamento su compagnie alleate o ausiliarie, formate completamente da cavalieri di un'etnia specifica. Esempi sono i Seti, gli Wiccan e le tribù del deserto che sul cavallo praticamente ci vivono. Come potete immaginare, proprio per questo la cavalleria non è il comparto principale su cui si fa affidamento, infatti non abbiamo grandi esempi di battaglie combattute a dorso di cavallo. Non possiamo non citare la magia, uno degli espedienti migliori di tutto il libro dei caduti e arma fondamentale in ogni battaglia. Se agli albori dell'impero la presenza di maghi era tanto massiccia da poterne formare intere squadre, con il passare del tempo la forza magica è drasticamente calata. Nei libri infatti vediamo che una squadra di fanteria, se fortunata, contiene al suo interno anche un mago. Uno per squadra è già un lusso. La magia in battaglia è fondamentale. Ogni esercito la scatena sugli avversari come prima mossa per destabilizzare pesantemente il nemico e ridurre al minimo le sue truppe. In sintesi, su un campo di battaglia i maghi contrastano i maghi avversari, permettendo alle legioni di ingaggiare duello con la fanteria avversaria senza rischiare di essere decimati dalla stregoneria. Una testimonianza importante l'abbiamo nei Giardini della Luna, quando Tok si sente debitore nei confronti di Tattersail per tutte le volte che la maga ha coperto le spalle a lui e alle altre squadre. Per la gerarchia, in questo caso, la questione è piuttosto semplice. Più in alto di tutti troviamo il sommo mago imperiale, colui che si confronta direttamente con l'imperatore e di pari grado ha un gran pugno. Appartenendo alla branchia magica delle forze armate, questo ramo è l'unico a non dipendere dalla prima spada. Sotto troviamo il sommo mago e infine, sullo scalino più basso, il mago di squadra o mago semplice.
Non ho citato il mago del quadro perché ormai da anni non si vedono più squadre formate unicamente da utilizzatori di stregoneria. Passiamo al cavallo di battaglia, o dovrei dire all'uomo di battaglia, la fanteria. Come abbiamo detto, la prima spada è il comando supremo di tutte le armate, anche della marina, ed è secondo solo all'imperatore. Il Gran Pugno è il comandante responsabile delle truppe presenti su un intero continente, per esempio Dujek il Monco del primo romanzo, messo a capo di soldati in tutto Ghenabakis. Sotto il Gran Pugno troviamo il Pugno, carica assunta da coloro incaricati di una specifica operazione, come la guida di un esercito oppure l'amministrazione di una città. Scendendo troviamo il capitano, come Gano Sparan, il leader di una compagnia, e il tenente, il suo secondo. Il sergente maggiore è una figura poco presente, ma vi basti sapere che è un sottufficiale che si occupa principalmente della formazione delle reclute. Passiamo al sergente, colui che è a capo di una squadra di soldati assieme al suo secondo, il caporale. Vi ricordate Whisky Jack e Calam? Proprio loro ne sono un esempio. I fanti Malazan si dividono in diverse specializzazioni. La fanteria media costituisce il grosso dell'esercito ed è armata di picche e di spade corte. Inoltre ci sono soldati abili con lance e archi corti o lunghi. La fanteria pesante invece viene utilizzata per mantenere la postazione quando a caricare è il nemico. Sono armati di tutto punto con scudi e spade lunghe oppure lance, indossano armatura a scaglie, bracciali, guanti e elmi. Dei Marines abbiamo già parlato, ma non ho specificato che proprio tra i fanti di marina sono spesso presenti degli zappatori e ora andiamo a vedere chi sono quest'ultimi. Detti anche sabotatori o genieri, sono soldati che svolgono un'ampia varietà di compiti come la costruzione di ponti, posizionamento di mine per l'abbattimento di mura o su campi di battaglia, demolizione di difese nemiche e costruzione di difese. Sono ingegneri combattenti, usati anche come fanti a tutti gli effetti per dare supporto agli altri reparti. La particolarità degli zappatori, soprattutto nella famosa compagnia degli arsori di ponti, è l'utilizzo massiccio di munizioni Morant. Si tratta di bombe esplosive e ne esistono di diversi tipi, ma molte di queste possono essere lanciate a media distanza tramite una balestra. Altre vengono usate per minare un campo oppure per far saltare mura, porte o postazioni nemiche. Da sottolineare il fatto che quest'arma è l'unica che la fanteria può sfoderare per contrastare un mago avversario. Queste sono le informazioni principali che un lettore del libro dei caduti deve sapere per non perdersi nel marasma che Erikson ha creato nel suo fantastico mondo. Spero che questo episodio del podcast vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ecco, magari sarebbe bello se riusciste a condividere il video e a iscrivervi al canale. Ci tengo moltissimo! Se non lo fate, vi iscrivo sulla lista nera degli zappatori e poi sono cuor vostri. Ci vediamo giovedì con qualche bella e frizzante citazione di Erikson. Ciao gente!